Friabili fuori e morbidi all'interno, questi cookies alla melagrana e pistacchi sono una piccola coccola autunnale leggera e profumata. Seguitemi in cucina e vediamo come prepararli senza glutine e senza miscele industriali. La sera precedente ho iniziato preparando la melagrana. Ho recuperato tutti i chicchi di una grossa melagrana, li ho versati su una placca da forno coperta di carta da forno e li ho lasciati asciugare in forno a 40 gradi in modalità ventilata per circa 4 ore. Si può arrivare a 50 gradi ma non superarli, altrimenti il chicco perde il suo bel colore e inizia a essere un pochettino troppo secco. Questo serve a togliere leggermente l'umidità esterna del chicco della melagrana e evitare che lo rilasci durante la cottura dei biscotti. Iniziamo mescolando il burro con lo zucchero o l'eritritolo, come nel mio caso, e il miele. Il burro è molto morbido, una piccola parte addirittura è quasi fusa. Miele, quello che piace a voi, in questo caso è un miele millefiori, ma potete usare il miele d'acacia che è più neutro come sapore. Eritritolo. E inizio mescolando con la frusta. Si può fare questo lavoro anche in planetaria, ma è una piccola quantità, quindi non ne vale la pena. Possiamo aggiungere l'uovo. Questo è un uovo medio, esattamente pesa 50 grammi. Già che ci siamo aggiungiamo il sale e un pizzico di sale. Diventa così tutto granuloso. A questo punto noi continuiamo a mescolare. Quando il burro torna ad essere cremoso possiamo incorporare le polveri usando una marisa, una spatolina. Non serve più la frusta. Vedete, torna ad essere nuovamente cremoso. Allora aggiungiamo la farina di riso, la farina di mandorle setacciata, la fecola di patate che potete sostituire con maizena, 3 grammi di lievito per dolci e mescoliamo. L'impasto è pronto, adesso siamo pronti ad aggiungere i pistacchi tritati grossolanamente, gocce di cioccolato bianco che io non ho trovato, quindi ho tagliato a cubetti piccoli il cioccolato bianco. Non è la stessa cosa perché le gocce sono concepite per resistere di più nella cottura in forno. Poi la melagrana che ieri ho disidratato. Possiamo aggiungere direttamente tutto. Il composto è praticamente pronto, adesso dobbiamo coprire con pellicola e tenerlo in frigorifero per circa 30 minuti perché poi dobbiamo preparare i nostri cookies. Al posto del burro si può utilizzare tranquillamente della margarina di buona qualità, la margarina in panetto, non la margarina cremosa, quella spalmabile. Mettiamo in frigo per mezz'ora. L'impasto è ben freddo e adesso possiamo preparare i cookies. Dobbiamo pesare porzioni da 35 grammi. Poi lo lavoriamo. Formiamo delle palline. Le sistemiamo sulla placca da forno coperta di carta da forno, distanziandole. Ho ottenuto 12 cookies. Adesso devo appiattire leggermente ogni pallina, non tanto. Nel frattempo sto facendo preriscaldare il forno in modalità statica a 180 gradi. Inforniamo a 180 gradi in modalità statica nella parte centrale del forno.
Dopo 10 minuti i biscotti si sono leggermente allargati, ma di poco. Siccome restano ancora un po' troppo pallidi in superficie, ho variato da 180 gradi in statico a 180 gradi in modalità ventilata e li sto cuocendo per altri 3 minuti. Tra 3 minuti valuterò se 13 minuti complessivi di cottura vanno bene o se devo cuocere per un altro paio di minuti. Ed ecco i cookie pronti. Sono leggermente spaccati in superficie sia grazie all'umidità sia grazie al cioccolato bianco. Adesso sono fragili, quindi non vanno toccati, vanno lasciati raffreddare. E questi sono i biscotti cotti. A questo punto bisogna farli raffreddare completamente per svariate ore e poi vi consiglio, anche se non fa troppo freddo, di metterli in frigorifero perché il sapore e la consistenza ne giovano tantissimo. Una volta freddi resistono come tutti i biscotti per parecchi giorni in un contenitore di latta, anzi secondo me più riposano e più buoni sono croccantini all'esterno e morbidi all'interno. Come vedete la ricetta è veramente facilissima, è perfetta per questa stagione, ma io lo vedo bene anche come regalo natalizio. Bene, se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione, alla prossima ricetta gluten free, ciao!